Ben ritrovati amici di Radio Rossonera e buon venerdì 18 ottobre del 2024, buona giornata qui da una soleggiatissima Milano. Enrico Boiani, ciao. Ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Non mi sembra proprio la parola più corretta, soleggiatissima, direttore, però Anzi, tutt'altro, anzi, diciamo così, un abbraccio a chi magari oltre alla pioggia ha anche qualche problema in più rispetto a un po' di pozzanghere, però insomma. Dai, torniamo a parlare di campo, Henry, oggi, sì, di Milanello e di campo vero e proprio, visto che domani alle ore 18 si torna in campo, quindi siamo esattamente alla vigilia. Tra l'altro oggi parlerà Fonseca, sapremo un pochino di più magari della formazione, dei cambi, se ci sono punizioni in vista, visto che dopo Firenze si erano ventilate ipotesi di probabili punizioni. Io prima lo devo vedere, poi ci credo, però va bene. È un'altra questione. Henry, io partirei da quello che è successo ieri a Milanello, mh. come riportato da Gazzetta, il discorso di Fonseca, il Milan a rapporto dall'allenatore, basta passi falsi, inizia la rincorsa. Quindi più un discorso di motivazione che altro. Ieri in quel di Milanello con finalmente la squadra al completo per Beh, vincere. sicuramente sì, ma ha più senso parlare di rincorsa piuttosto che di sterzata definitiva, no, Mm, cioè è un termine un pochino più corretto, perché il Milan non ha dimostrato di essere una squadra solida in questo avvio di stagione, non ha dimostrato di essere una squadra che diciamo ha il pilota automatico inserito, ma ha dimostrato, come è anche giusto in parte per tutto quello che è successo quest'estate, di essere una squadra che deve ancora formarsi in maniera definitiva, deve ancora costruirsi, ha avuto passi falsi, ha avuto un avvio tremendo, poi si è rimessa un po' a posto, però la Champions League non è che sia andata così alla grande, ecco, insomma, rincorsa è il termine giusto, sia in campionato in cui hai perso delle partite veramente brutte come Firenze, come Parma, tra l'altro molte in trasferta, quindi bisogna dare una svolta al campionato, sia in Champions League in cui devi iniziare, cioè in maniera tassativa a fare punti martedì, sempre tra l'altro credo alle 18:45 se non erro, mhm. contro il Bruges. Quindi bisogna iniziare a spingere e bisogna far sì che questa cosa accada fin da subito. Quindi un pochino più di campo e meno di parole vaghe, ecco, perché oggi il focus magari si spostava su Ibra, si spostava su Fonseca, no, bisogna rimetterlo sul campo, perché tanto è la prima e unica cosa che conta, ma d'altronde speriamo che possa essere così nei prossimi giorni, altrimenti, come detto, questa tranche di partite sembra essere abbastanza decisiva per dare una idea di stagione, ecco. E quindi se non la si affronta col piede giusto e la testa giusta, non se ne va da nessuna parte. Poi i discorsi motivazionali ai giocatori per dare tutto, per me a un certo punto lasciano il tempo che trovano, perché o A, il giocatore è motivato, B, continuare a farseli sentire ogni settimana non serve perché perde completamente di valore. Se devi dire qualcosa così di energico e di motivazionale ogni 3 giorni, capisci che diventa una routine a quel punto. Eh. E non ha senso a farli. Sarebbe più semplice e anche più efficace per certi versi spiegare ai giocatori qual è la direzione intrapresa dalla proprietà, dalla società, e i giocatori sarebbero un pochino più responsabili a quel punto e responsabilizzati, tra l'altro. Ma va bene, capisco che non possa essere fatto e sia molto più complicato che invece dirgli: oh dai 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 dai, che dobbiamo vincere, ragazzi, tocca a voi, ragazzi, non diludete, ragazzi, ragazzi. Ragazzi Va bene, svegliate. parliamo di campo allora. Questa è la probabile formazione del Milan con, tra parentesi, o le alternative o i giocatori che potrebbero, tra virgolette, "pagare" quello che è successo a Firenze. Quindi con Magnani in porta, Emerson Royale e Gabbia dietro, Pavlovic più di Tomori, Terracciano più di Jimenez, ma a sinistra il ballottaggio è un po' aperto. Adesso vediamo se oggi
Fonseca, dopo anche l'ultimo allenamento di questa mattina, scioglie un po' le riserve, magari già in conferenza dà il favorito per giocare lì a sinistra. In mezzo ci sono Reinders e Fofana e non si scappa. Loftus-Cheek però è recuperato, quindi va in panchina. A destra c'è Pulisic, ma Chukwueze è recuperato, quindi andrà in panchina. In mezzo probabilmente ci sarà a questo punto ancora Morata con Leao a sinistra e davanti uno tra Okafor e Ebram, come detto. Insomma, se Firenze vale, allora ci sarà Okafor. Ma questi Mh. siamo. Sì, centrocampo son sempre quelli, gli esterni son sempre quelli, ehm, Calabria ancora ai box, quindi Emerson Royal ha la sua maglia titolare, ehm, e va bene, diciamo che va bene, anche se in realtà per me bisogna fare dei ragionamenti anche sul ruolo di terzino destro, con Calabria che ha il contratto che scade, Emerson Royal che l'hai appena comprato. A sinistra ti direi giusto che possa giocare Terracciano e non altri, anche perché è un giocatore che hai tuo, che hai preso l'anno scorso, e quindi dargli un pochino di fiducia ci sta. Gliel'hai già data Mm. con la Lazio e ti dirò, non si era nemmeno comportato chissà quanto male Terracciano con la Lazio. Ehm, per il resto Gabbia è inamovibile, Magnani è inamovibile, come dicevo gli esterni e Morata sono inamovibili. Gli unici dubbi sono appunto l'altro difensore con Gabbia, e ci sta che tu possa rilanciare un pochino Pavlovic, anche se io resto convinto che non sia il difensore più adatto a giocare in questo modo. E davanti che magari non hai ancora provato Okafor e Morata insieme, no, a 2 Mm. punte o a 1+1, chiamiamoli come vogliamo, e con Leao e Pulisic dentro. Rischia di essere un po' troppo sbilanciato forse, nel senso che Abraham ti fa un lavoro difensivo molto più importante, però comunque magari può essere un'opzione, chi lo sa, fare un tentativo non nuoce secondo me, anche perché se ribattezziamo lo stesso 11 per da qui al 16 novembre, li ricoveriamo al 14 novembre, perché sono 7 partite in pochissimo tempo. Ci sta anche No, cambiare così. no, è d'obbligo, non è che si può fare diversamente, soprattutto a centrocampo i due in mezzo non possono fare percorso netto. E siccome abbiamo Udinese e Champions, poi Mh. andiamo a Bologna e il Napoli, cioè, io Eh, capisco che magari per le prime 3 o 4 più o meno li si mantenga così come sono, perché le partite sono un pochino di più alto livello. Poi nella seconda parte di questa tranche per forza di cose dovremo ruotare parecchio, cioè, no, altrimenti veramente non ne usciamo vivi, ma soprattutto non escono vivi loro. Quindi non mi sembra il caso di tirargli il collo, perché poi non già. li hai nemmeno, quando li hai a mezzo servizio. E No, abbiamo no, già infa visto nel recente passato cosa succede con i centrocampisti a mezzo servizio, cioè ci sono, ma rendono per quel che possono rendere, quindi poco e niente. Davanti io mi tengo ancora il dubbio che magari alla fine Ibram possa giocare, sì? anche perché comunque è stato, ah sì, è stato a Milanello tutte e 2 le settimane, cioè per quello che ci siamo allenati in realtà, non tantissimo, però per quello che siamo stati c'è stato, quindi io un pochino di dubbio me lo mantengo. Poi non so se davvero dobbiamo e vogliamo far pesare Firenze in modo tale da escludere i giocatori dalla prossima formazione. Non ti dico è giusto o sbagliato, però non Mh. so se dopo 2 settimane, diciamo, c'è ancora questa voglia di giustizialismo nei confronti Mh. di chi ha sbagliato a Firenze, ecco. Per me, tra l'altro, ci sono più chance che sia Tomori quello che rientra, non so perché. Mh, Più che Abraham, cioè vedo veramente in questa fase di stagione un Fonseca che fatica a togliere Tomori e Gabbia, no, mh, qualsiasi sia la partita. Nelle ultime gare è sempre andata più o meno così. Abraham magari anche, cioè magari puoi tenerlo fuori per il doppio, diciamo, doppio motivo, no, cioè lo tieni fuori sia perché son tante partite, Abraham,
lui abbiamo, quindi se perdiamo lui dal punto di vista fisico diventa un problema, quindi essendo tante partite lo centellini un po' di più, sia perché quel gesto che fa Firenze è veramente brutto e magari un turno di "riposo" tra virgolette, cioè un turno di: "Senti, stai fuori", ci può anche stare, ecco. Quindi per me più che Tomori, che è quello che dei 2, vedo più, passabile di ingresso e di titolarità, ma perché vedo che Fonseca, Pavlovic fatica a schierarlo ultimamente, penso che possa stare fuori Abram. Vediamo anche velocemente l'Udinese, poi chiudiamo con un altro tipo di discorso, con Okoye in porta, Kabasele, Viola e Giannetti in difesa, Esibue, Lovric, Castro, Mecheli in campo e Zemura in mezzo, Tovene, Lucca che insomma torna Capitan Tovene, torna anche Lovric, quindi dovrebbe essere questa la formazione dell'Udinese, poi insomma oggi sentiamo chi di dovere per darvi più certezze, anche qui parlerà l'allenatore in conferenza, quindi qualcosina in più magari si saprà della formazione dell'Udinese che è davanti a noi in classifica e quindi per forza di cose vincendo almeno guadagneremo un posto in classifica, piano piano bisogna risalire, non c'è scampo. Questo Esa è quello che ci attende da qui alla prossima sosta. Come detto, le prime 4 sono forse un pochino più impegnative, il Real Madrid lo tolgo, diciamo così, per forza di cose, cioè, fa corsa a parte come fa corsa a parte da decenni. Come detto, c'è l'Udinese subito, poi Bruges, Bologna, Napoli, poi ci sono queste 2 trasferte di Monza e Cagliari che sono ovviamente un gradino sotto a livello di difficoltà, ma insomma, siccome le nostre trasferte le vedete nella colonia di sinistra, sono leggermente tragiche, perché tolto il derby che è una trasferta un po' a sé, il Milan ha fatto 3 sconfitte a un pari, ecco, migliorare eh. la questione trasferta sarebbe cosa buona e giusta. Eh sì, direi di sì. Oltre a che fare punti cioè di base, cioè fare Eh. punti punto, mi verrebbe da dire, casa o trasferta che sia. Real Madrid fa corsa a parte, Simo, la cosa che a me fa sempre riflettere, che mi dispiace, è che tu, parecchi anni fa eri il Real Madrid praticamente, cioè o eri su quella lunghezza d'onda lì. Beh, Ehm il calcio è Poi ciclico, sono Henry. successe un po' di cose che ci hanno portato al 2024, ehm, però sì, cioè eri su quei livelli lì tu, a un tempo. Guarda, io mi auguro che prima di tutto in queste 2 settimane, spero, e tanto è una speranza, non posso avere altro che questa parola da poter spendere, spero che qualche, diciamo così, problema interno si possa essere risolto, ecco. Mh. Perché non era questione di un giocatore che ha giocato 10 metri più su o di una marcatura fatta peggio. Bisogna risolvere altro nel Milan, ma credo che qualsiasi singolo tifoso sappia che non è una pura questione di un giocatore che sbaglia una rincorsa e basta, bisogna risolvere tante cose e le altre cose di cui dobbiamo risolvere, insomma, delle quali dobbiamo risolvere, dobbiamo veramente sperare che possano essere state fatte. È una speranza, onestamente ho piccola, ma me la mantengo, dai. Siamo arrivati in chiusura, Harry. Ci ritroviamo tra poco per Lunch Talk e poi tutti i nostri appuntamenti che ci condurranno domani alle 18 a San Siro, alle 20, come al solito, il post partita. Harry, grazie. Grazie a te, grazie a tutti. Non ho detto di mettere like, ma i nostri ascoltatori più incalliti, accaniti, fidelizzati, che ci vogliono bene, l'avranno già messo, ci avranno già fatto arrivare a 1000, avranno già commentato, si saranno già iscritti, attivato la campanella perché ci vogliono tanto bene, quindi avranno già fatto tutto questo.